Hey ciurma, bentornati nella baia. Oggi parliamo di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della storica saga di Ubisoft che ci porta nel Giappone del 1500 tra samurai, ninja, spade e ombre. Ma attenzione, perché questo non è solo un altro Assassin's Creed, ma è molto di più. C'è molto da scoprire, quindi rimanete con me fino alla fine, perché analizzeremo ogni dettaglio di questo gioco e vi dirò se vale la pena acquistarlo oppure no. Sigla! Assassin's Creed Shadow è solo l'ultimo capitolo della storica saga di Ubisoft che ci ha fatto conoscere personaggi iconici come Altair ed Ezio Auditore e ci ha regalato alcuni capitoli originali ed eccezionali come Assassin's Creed Black Flag, che pur distaccandosi un po' dal filone originale è sicuramente uno dei capitoli che si può annoverare tra i migliori di tutta l'intera IP. Shadows è ambientato nel Giappone del 1500 e trae spunto dalla leggenda di Yasuke, un africano arrivato in Giappone come guardia del corpo di un uomo della chiesa europeo, notato da un nobile signore del Giappone che ne fece dapprima la sua guardia personale del corpo e poi un vero e proprio samurai, passato alla storia come il samurai nero. Attenzione però, perché la storia di Assassin's Creed Shadows non racconta le gesta di Yasuke. Il secondo personaggio che saremo chiamati a interpretare è Naoe, figlia di uno dei più forti guerrieri delle varie tribù che si oppongono a Nobunaga, addestrata al combattimento proprio da suo padre. I due personaggi hanno fisicità diverse. Yasuke per esempio è un gigantesco samurai che viene utilizzato come ariete e basa il suo stile proprio sulla forza bruta, mentre Naoe si avvale di uno stile di combattimento agile e veloce, ma soprattutto adotta un approccio cauto e programmato, nascondendosi nell'ombra e cercando di prendere i nemici alle spalle, eliminandoli in silenzio. Assassin's Creed Shadows ha imparato molto dai capitoli precedenti e offre elementi di gioco che sono già presenti un po' in tutti i capitoli precedenti della saga. Lo stile del classico Assassin's Creed, per esempio, è presente giocando con Naoe, mentre Yasuke aggiunge quella grinta tipica di giochi come God of War, dove lo scontro diretto è sempre la scelta migliore grazie alla fisicità del personaggio. Offre gli elementi RPG presenti per esempio in capitoli come Odyssey o Origins, dove la saga, devo dire, che aveva preso una piega forse troppo rivolta a un pubblico non proprio tipico di Assassin's Creed. In Shadows però questo aspetto è stato smussato, limitato, ridotto, ma soprattutto semplificato per non essere troppo invasivo e limitante. Ci sono i livelli, i punti esperienza, abilità attive e passive da poter sbloccare, ma non è il centro di tutto. L'esplorazione resta quella dei classici Assassin's Creed, anzi Shadows sembra essere ancora più grande, più aperto, con tante missioni secondarie e compiti da svolgere che si possono trovare a ogni passo e che rendono pieno e vivo questo mondo che altrimenti risulterebbe troppo vuoto e piatto. A riempirlo poi ci pensa anche il comparto grafico, uno dei punti direi migliori ma al tempo stesso forse più discussi di Assassin's Creed Shadows. E diciamolo subito, Shadows è ottimizzato molto bene e la difficoltà nell'essere eseguita su certi sistemi sono da attribuire alla sua pesantezza. È un gioco veramente pesante, con un comparto grafico che continuamente mostra i muscoli, una fisica dell'ambiente impressionante, dettagli esagerati anche nei minimi particolari e inoltre c'è una discreta interazione col mondo di gioco, con alcuni oggetti che possono essere distrutti per esempio durante i combattimenti oppure tagliandoli con la spada, rendendo il mondo ancora più vivo, più immersivo. È un gioiello di tecnica, ma questo è anche il suo tallone d'Achille, perché la difficoltà nel trovare la giusta quadra per farlo girare decentemente gli sta valendo molte critiche, soprattutto da chi non è molto avvezzo con lo smanettamento tra le impostazioni grafiche. È anche vero che effettivamente qualcosa di strano c'è, perché per quanto Assassin's Creed Shadows possa essere il sogno che si realizza di tutti gli amanti del tuning delle impostazioni grafiche e dei benchmark, è vero anche che pur cambiando drasticamente i settaggi, per esempio passando da massimo a medio, il guadagno degli FPS non è così evidente e il frame rate comunque è sempre ballerino, con picchi tra massimo e minimo che vanno dai 60 ai 40 fps. Ovviamente parlo del mio sistema, che è un Ryzen 7 5008X con una RTX 3070 Ti e 16
GB di RAM. È vero anche, però, a un occhio meno attento, pur abbassando i settaggi, sembrerà di non avere rinunciato a molto, perché anche scendendo a dei settaggi più bassi, ragazzi, l'aspetto estetico del gioco rimane sempre uno spettacolo. Altra chicca poi è la presenza di cicli di giorno e notte e il meteo dinamico. Vento, pioggia, neve, sole, bufere, polvere. L'ambiente può cambiare in qualsiasi momento e gli agenti atmosferici interagiscono con il mondo di gioco e con i personaggi, bagnando le superfici e per esempio facendone cambiare il colore. Il vento fa cadere le foglie dagli alberi che ne seguono la spinta. Ed è possibile notare, fra l'altro, come queste raffiche di vento muovano allo stesso modo e allo stesso tempo gli alberi, le foglie, le ciocche di capelli dei personaggi e i vestiti. La direzione della pioggia viene modificata dalle varie raffiche di vento, le increspature sulla superficie dell'acqua, oppure le gocce di pioggia che cadono sull'acqua e formano i cerchi, e ancora le impronte dei personaggi sul fango, oppure i solchi lasciati camminando sulla neve alta. Insomma, ragazzi, potrei parlare per giorni del comparto grafico di Assassin's Creed Shadows e comunque non basterebbero per descriverne la bellezza e la grandezza. Il sistema di combattimento è leggermente diverso dal solito para e blocca dei capitoli precedenti, soprattutto se lo paragoniamo ai primi capitoli della saga. Il combattimento ci consentiva insomma di affrontare decine di nemici intorno a noi, eliminandoli con estrema facilità uno dopo l'altro. In Assassin's Creed Shadows i due protagonisti hanno stili diversi, ma la base è la stessa: attacchi normali, attacchi caricati, bloccaggi, schivate. Durante i combattimenti i nemici metteranno in pratica degli attacchi che seguono determinati pattern e alcuni indicatori ci faranno capire il tipo di attacco che stiamo per subire e se questo potrà essere bloccato oppure deve essere schivato. Inoltre, se effettuiamo l'azione giusta col giusto tempismo, sbilanciamo il nostro avversario aprendo la strada alla possibilità di attaccarlo. Si potranno effettuare anche combo di attacchi deboli e forti, si possono caricare i colpi per spezzare la guardia del nemico e inoltre a volte verranno anche eseguiti dei finisher o mosse finali che sono evidenziate da animazioni spettacolari, brutali ma scriptate, con tanto di cambio di inquadratura. Ahimè, però, qui c'è uno dei tanti difettucci del gioco, ossia durante queste scene scriptate si diventa invulnerabili e quindi può capitare che mentre stiamo eseguendo il finisher gli altri nemici intorno a noi ci attacchino, senza però causare danno o interrompere la sequenza d'azione. Altri piccoli difettucci, per esempio, poi li ho notati in alcune fasi di arrampicata con Naue, la quale a volte sembrava teletrasportarsi da un appiglio all'altro, oppure mentre si va a cavallo potrebbe capitare di rimanere incastrati da qualche parte, soprattutto se si esce dal percorso principale. Ciurma, Assassin's Creed è un gioco che sicuramente non deve essere ignorato, soprattutto da chi ama la saga e stava aspettando un rinnovamento, finalmente. Ma direi che è per tutti. Certo, sono presenti elementi presi un po' da tutti gli altri capitoli, per esempio il rifugio, molto simile al sistema che avevamo in Valhalla. Ma è come se Ubisoft avesse voluto prendere il meglio degli altri capitoli, è come se avesse ascoltato i feedback dei giocatori e adesso ce lo sta offrendo in questo capitolo migliorato. Io sinceramente trovo che le critiche su questo gioco e su Ubisoft in questo momento stiano a zero. Non so, forse vado controcorrente, ma trovo sinceramente che Ubisoft non abbia mai fatto davvero qualcosa di così terribile, di così grave per meritarsi tutto questo accanimento che va avanti ormai da mesi. Ragazzi, Ubisoft è uno dei migliori sviluppatori e publisher che ci ha dato le migliori esperienze e IP della storia del videogioco. E trovo assurdo che oggi l'unica cosa che tutti sanno fare nei confronti di Ubisoft è puntare il dito, addirittura ancora prima che i giochi di Ubisoft arrivino sul mercato. Smettiamola. Comunque, Assassin's Creed Shadows è la rivincita perfetta, perché ha dimostrato che Ubisoft è ancora grande e che può tirare fuori dei veri e propri capolavori. Chi ha l'onestà di giudicare questo gioco solo dopo averlo provato e giocato a fondo si può rendere conto di come le critiche e i giudizi eccessivamente e volutamente castrati siano solo dimostrazione della voglia di voler continuare questo trend del massacro mediatico verso Ubisoft senza che ci sia un reale motivo. Se siete convinti dell'acquisto, allora approfittate del 30% di sconto utilizzando il mio link acquistando la chiave di gioco su Instant Gaming e mi raccomando fatevi sentire tra i commenti, ragazzi, è molto importante. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e se volete supportare la baia lasciate qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto grazie che trovate sotto al video. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho!